Torta, fragole e cioccolato. Benvenuti nel canale di Tavola Serena. Oggi prepareremo questa torta ideale per festeggiare un compleanno, come mi è stato chiesto da Giulia. Iniziamo creando la base. Andiamo a rompere all'interno di una ciotola 2 uova, aggiungiamo un pizzico di sale e lo zucchero semolato. Andiamo a mescolare con le fruste elettriche finché non otteniamo un composto spumoso. Aggiungiamo a filo l'olio di semi di girasole. Trovate tutti gli ingredienti ricapitolati sia durante il video sia sotto all'interno del box informazioni sotto al titolo. Continuiamo a frullare sempre con le fruste, dopodiché iniziamo a grattugiare la scorza di un limone biologico. Aggiungiamo anche il latte, potete scegliere sia del latte animale, del latte senza lattosio come nel mio caso, oppure del latte vegetale, ci sta benissimo il latte di mandorle. Setacciamo poi la fecola di patate insieme a una bustina di lievito per dolci e anche la farina 00. È una ricetta velocissima, credetemi, si fa in un lampo questa base ed è super buona. È morbidissima. Prima di azionare le fruste elettriche le mescolo un po' le polveri, anche se comunque come vedete ho fatto confusione lo stesso. Andiamo avanti a mescolare fin quando il composto non sarà ben omogeneo. Raccogliamo anche tutto l'impasto che è andato a depositarsi sui bordi, azioniamo ancora le fruste in modo tale da ottenere un composto davvero omogeneo. Ed ecco fatto, tempo di preparazione veramente 10 minuti forse. Ora possiamo trasferire il composto all'interno di uno stampo, io ho scelto questo a cerniera da 22 cm, va benissimo anche uno stampo da 20, da 18 verrà più stretto, sconsiglio uno stampo molto più grande perché altrimenti viene una torta troppo bassa che non può essere tagliata a metà. Ora andiamo a preparare la crema pasticcera al cioccolato, vado a scaldare il latte all'interno di un pentolino fino a quando sfiora il bollore. Metto da parte, in un altro pentolino mescolo l'uovo con lo zucchero e la farina. Uso una frusta per mescolare per bene. Quando ottengo un composto bello omogeneo posso aggiungere il latte. Continuo a mescolare, dopodiché accendo il fornello. La crema dovrà addensarsi, ci vorranno pochissimi minuti. Solitamente faccio sempre delle creme pasticcere senza uova. Vi lascio le ricette sotto all'interno del box informazioni, ma in questo caso mi serviva proprio una crema con l'uovo perché deve essere un po' consistente, altrimenti il peso della torta schiaccia troppo la crema. Una volta che la crema è pronta, ben addensata, aggiungo del cioccolato fondente che ho tritato, mescolo velocemente e si scioglierà subito dato che la crema è bollente. Trasferisco poi all'interno di un piatto, copro con pellicola a contatto e lascio raffreddare. Nel frattempo la torta è cotta ed è anche raffreddata. Come vedete questo è l'aspetto che avrà. Ora il punto è tagliarla perfettamente a metà. Vi mostro il metodo che ho utilizzato per la prima volta io e con cui mi sono trovata bene. Con un coltellino affilato ho fatto il giro della metà di tutta la torta. Ho poi preso un filo di nylon, non so se si vede perché è trasparente, e l'ho semplicemente fatto scorrere all'interno del perimetro che avevo tracciato col coltello. Mi è stato utile come traccia per ottenere una metà perfetta. Trasferisco la crema pasticcera al cioccolato che ora si è intiepidita all'interno di un sac à poche con beccuccio il più ampio che avete perché non dobbiamo fare molti decori, ci serve solo per essere precisi nel posizionare la crema all'interno della torta. Bagno entrambe le metà di torta con del latte. Potete, se non avete bambini, utilizzare del limoncello, potete utilizzare qualsiasi cosa alcolica e non volete. Spalmo sulla base circa un vasetto di marmellata di fragole, cercando di essere precise e di non uscire dalla torta. Poi, grazie al mio sac à poche, posiziono tutta la crema pasticcera al cioccolato sul fondo. Potete anche utilizzare un coltello o un cucchiaio o una spatolina, ma io sinceramente mi sono trovata bene così perché di solito faccio molti pasticci. Posiziono la parte superiore della torta. Vado a tritare altro cioccolato fondente per fare la decorazione. Questo è opzionale, volendo potete fermarvi e fare una spolverata di zucchero a velo, viene buonissimo lo stesso. Ho trasferito il cioccolato fondente all'interno di una ciotolina, l'ho inserito nel microonde alla massima potenza per circa 20-30 secondi. Ho tolto dal microonde, ho mescolato, ho riposizionato sempre nel microonde per lo stesso tempo e poi ho mescolato ed ecco qua cioccolato fuso.
Questo è il metodo che utilizzo sempre e che è il più veloce in assoluto, si sporca solo una ciotolina. Ho fatto questi decori sulla superficie della torta, sono facilissimi. Ho semplicemente spalmato il cioccolato con un cucchiaino fino a creare queste sorte di ondine, diciamo. Ho deciso poi di aggiungere del cocco râpé, che secondo me sta benissimo perché dà colore. Potete anche utilizzare granella di nocciole, potete utilizzare del cioccolato bianco, dei granellini colorati, degli zuccherini, quello che volete. Ho aggiunto delle fragole tagliate a metà, belle fresche e ben lavate, e ho decorato con dei ciuffetti di crema che mi era avanzata. Questa è la torta finita. È una torta molto buona perché la base è davvero morbidissima, come vedrete ora, e credetemi, è davvero super 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 golosa. Facile da fare perché non richiede tante preparazioni e secondo me fa una bella scena. Mi è stata richiesta da Giulia questa torta per il compleanno della sua bambina, spero che le piaccia e se a voi questo video è piaciuto lasciatemi un pollicino in su, ricordate di iscrivervi al canale per non perdere tutti i futuri contenuti e noi ci vediamo nel prossimo. Ciao!